Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clodronato ABC Farmaceutici SPA. Ultimo aggiornamento. 11 novembre 2021. Cos'ha Clodronato ABC? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clodronato ABC durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Clodronato ABC? Clodronato ABC ha un farmaco a base del principio attivo acido clodronico sale disodico tetraidrato, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda ABC Farmaceutici SPA. Clodronato ABC può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Clodronato ABC 300 mg/10 ml soluzione per infusione 6 fiale. Clodronato ABC Init. Soluzione 12 fiale 100 mg/3,3 ml. Clodronato ABC Init. Soluzione 6 fiale 100 mg/3,3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ABC Farmaceutici SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: acido clodronico sale disodico tetraidrato. Gruppo terapeutico: osteomodulanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: osteolisi tumorali, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario, prevenzione e trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. Posologia: il clodronato ha eliminato prevalentemente per via renale. Pertanto, durante il trattamento con clodronato è necessario garantire un adeguato apporto di liquidi. Bambini: la sicurezza e l'efficacia del farmaco in pazienti pediatrici non sono state stabilite. Anziani: non ci sono particolari raccomandazioni di dosaggio del farmaco per gli anziani. Gli studi clinici effettuati hanno incluso pazienti con età superiore ai 65 anni e non sono stati riportati eventi avversi specifici per questo gruppo di età. Osteolisi tumorali, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario. Lo schema posologico deve essere considerato orientativo e può quindi essere adattato alla necessità del singolo paziente. A. Fase di attacco. Clodronato ABC 300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa 300 mg/via in unica somministrazione per via endovenosa lenta per 3-8 giorni in relazione all'andamento dei parametri clinici e di laboratorio, calcemia, idrossiprolinuria, eccetera. Il clodronato viene somministrato come infusione endovenosa di 300 mg, una fiala da 10 ml, giorno diluita in 500 ml di soluzione fisiologica, sodio cloruro 9 mg/ml, o in una soluzione di glucosio al 5%, 50 mg/ml. Tale soluzione deve essere somministrata mediante perfusione endovenosa lenta per un periodo di almeno 2 ore. Pazienti con insufficienza renale: si raccomanda di ridurre il dosaggio dell'infusione di clodronato come segue. Grado di insufficienza renale: clearance della creatinina, ml/min. Riduzione del dosaggio, per cento: 50 a 80, 25, 12 a 50, 25 a 50, 12, 50. Si raccomanda che 300 mg di clodronato siano infusi prima dell'emodialisi, che la dose sia ridotta del 50% nei giorni liberi da dialisi, e di limitare lo schema di trattamento a 5 giorni. È da notare che la dialisi peritoneale rimuove scarsamente il clodronato dalla circolazione. B. Fase di mantenimento. Clodronato ABC 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile 100 mg/vie per via intramuscolare per 2-3 settimane. Tali cicli possono essere ripetuti ad intervalli variabili a seconda dell'evoluzione della malattia. Pazienti con insufficienza renale: il clodronato è eliminato principalmente per via renale. Pertanto, esso deve essere utilizzato con cautela in pazienti con insufficienza renale. Dosaggi giornalieri eccedenti 1600 mg non devono essere usati in maniera continuativa. Si raccomanda di ridurre il dosaggio di clodronato come segue.
Livelli di insufficienza renale. Clearance creatinina, ml/min. Dose lieve 50-80 ml/min. 1600 mg/die. Moderata 30-50 ml/min. 1200 mg/die. Grave 10-30 ml/min. 800 mg/die. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. La posologia in funzione del quadro clinico e dei valori mineralometrici può variare, come di seguito riportato. Clodronato ABC 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per via intramuscolare 100 mg ogni 7-14 giorni o per infusione endovenosa 200 mg ogni 3-4 settimane, per 1 anno o a seconda delle condizioni del paziente. Pazienti con insufficienza renale si raccomanda di ridurre il dosaggio dell'infusione di clodronato come segue. Grado di insufficienza renale. Creatinina Clearance, ml/min. Riduzione del dosaggio, per 100, 50, 80, 25, 12, 50, 25, 50, 12, 50. Si raccomanda di somministrare clodronato prima dell'emodialisi e di ridurre la dose del 50% nei giorni liberi da dialisi e di limitare lo schema di trattamento a 5 giorni. A zero da notare che la dialisi peritoneale rimuove scarsamente il clodronato dalla circolazione. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bifosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. Clodronato ABC 300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa. Questo medicinale ha solo per uso endovenoso. Diluire prima della somministrazione. Clodronato ABC 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile. Questo medicinale ha per uso intramuscolare o endovenoso. Nel caso di uso intramuscolare per evitare una iniezione intravascolare accidentale si raccomanda di aspirare prima di iniettare il medicinale. Evitare di massaggiare la sede di iniezione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, acido clodronico, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Trattamenti concomitanti con altri bifosfonati. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Durante il trattamento con clodronato deve essere mantenuto un adeguato introito di liquidi. Questo è particolarmente importante quando la somministrazione di clodronato avviene per via endovenosa in pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È controindicato l'uso concomitante con altri bisfosfonati. L'uso contemporaneo del clodronato con farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, spesso con diclofenac, è stato associato a disfunzione renale. A causa dell'aumentato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere clodronato ABC durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere clodronato ABC durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. In studi su animali, il clodronato non causa danni fetali, ma grosse dosi riducono la fertilità maschile. Non sono disponibili dati clinici sull'effetto del clodronato sulla fertilità degli esseri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clodronato ABC non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti devono essere avvertiti di evitare la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari se manifestano uno o più sintomi descritti ai paragrafi 4, 4 e 4, 8 che possono influenzare la loro capacità di guidare e utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. La somministrazione di clodronato per via intramuscolare può indurre dolorabilità al sito di iniezione, anche in considerazione della durata della terapia. In rare circostanze i bisfosfonati, incluso il clodronato, sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sono stati riportati aumento della creatinina sierica e disfunzione renale con alte dosi di clodronato somministrato per via endovenosa. È stato riportato un caso di uremia e danno al fegato dopo l'ingestione accidentale di 20.000 mg, 50x400 mg, di clodronato. Trattamento. Il trattamento dell'overdose deve essere sintomatico. Deve essere assicurata un'adeguata idratazione e devono essere monitorati la funzionalità renale e il calcio sierico. Nonostante non vi siano esperienze di sovradosaggio, è tuttavia teoricamente possibile che elevate quantità di prodotto possano indurre ipocalcemia. In tali evenienze il trattamento dovrà consistere nella correzione dell'ipocalcemia mediante supplemento alimentare adeguato o, in casi gravi, mediante somministrazione endovenosa di calcio.
Qualora dovessero verificarsi alterazioni della funzionalità renale per la formazione di aggregati di calcio, a seguito di somministrazione intravenosa, la terapia dovrà mirare al ripristino della funzionalità stessa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossea. Codice ATC M05/02. L'acido clodronico appartiene alla categoria dei difosfonati, farmaci in grado di inibire la formazione e la dissoluzione. Proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento dell'acido clodronico dopo somministrazione per via orale è molto basso, nell'uomo è dell'ordine del 2%. Il disodioclorometilendifosfonato viene rapidamente allontanato dall'organismo. Il 90% della dose assorbita si ritrova nelle dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta del disodio di clorometilendifosfonato è risultata essere notevolmente bassa. Ratto. DL50 1700 mg/kg OS, 430 mg/kg EP, 65 mg/kg EV. Tossicità cronica. Per OS nel ratto, fino a 200, elenco degli eccipienti. Sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di clodronato ABC a base di acido clodronico sale disodico tetraidrato sono: acido clodronico DOC generici, Clasteon, capsula, Clasteon, preparazione iniettabile, siringhe preriempite / fiala più siringa, Clasteon, soluzione, uso interno, Clodeosten, Clodi, soluzione, uso interno, difosfonal, soluzione, uso interno, Moticlod. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.